Un saluto da Henry e oggi siamo nell'episodio numero 2 della trasformazione da Raptor a HC1. Avete potuto notare un intro molto differente, due motivazioni. La prima è che questa è stata una lavorazione lunga ma per nulla complessa, si trattava di preparare la tavola con una serie di fori, in particolare 25, dove poi sarebbe stata alloggiata l'elettronica e tutto quanto il resto. Secondo motivo è perché ho deciso comunque di introdurre una delle mie passioni all'interno di questo canale dedicato agli skateboard elettrici, cioè la grafica e il videomontaggio, quindi nuove idee e sempre in tema chiaramente per il nostro canale, ma qualcosa che possa trarre anche degli spunti e che possa piacere anche a voi. Mi attendo qualche commento se c'è. Allora, la lavorazione in questo caso è avvenuta dopo la scelta della tavola, in questo caso una tavola downhill, quindi molto rigida, concava e soprattutto della lunghezza che mi sarebbe servita, circa 97 cm. Ok. Fatto questo, ho preso la vecchia tavola in fibra di carbonio, con l'ausilio di un righello metallico e di un compasso ho preso tutte le misure dei fori. Quindi ho proceduto a posizionare la tavola sopra dei supporti, in questo caso ho usato 2 libri, ho preso le misure e messo e disegnato con una matita l'asse di simmetria verticale, poi ho utilizzato delle strisce di scotch dove sarebbero stati fatti i fori, questo per evitare di rovinare la tavola in altri punti. E quindi ho proceduto con tutto il lavoro che ho cercato di sintetizzare nella intro in video. Allora, i consigli che posso dare: innanzitutto fate più misure. Ho optato anche per la maschera in carta nel riportare le misure, ma non è precisa, quindi la soluzione migliore è stata quella di utilizzare un compasso e appunto una stecca in metallo. Quando forate, munitevi di una buona punta da legno, è molto importante, e soprattutto non applicate molta forza nella foratura. Ovviamente cercate di mantenere il trapano verticale, e la forza era riferita al fatto che se voi premete molto, quando vi avvicinate all'uscita del foro rischiate di rompere e creare un buco in uscita piuttosto brutto da vedere. Quindi ecco, pazienza, non troppa forza e nemmeno troppa velocità per evitare bruciature e annerimenti del legno. Bene ragazzi, che questo episodio numero 2 si conclude qui. Alla settimana prossima con il terzo, e un saluto da Henry. Ciao!